Se stai pensando di coltivare ortaggi giapponesi in Italia, nell'orto, in vaso, sul terrazzo, dove vuoi, ci sono una serie di errori, oggi ne affrontiamo 5, che potrebbero farti perdere tempo, raccolto, soldi, motivazione, che è la cosa più importante, e siccome io questi errori li ho fatti tutti, oggi te ne parlo. Allora, intanto io come ho cominciato a coltivare ortaggi giapponesi? Io ho abitato in Giappone qualche anno e prima del Giappone ero stato in altri posti, tra cui Australia, che è dove ho conosciuto mia moglie giapponese. Quando poi nel 2019 siamo tornati in Italia, no, questi moscini, quando siamo tornati in Italia, una delle prime cose che ho voluto provare a fare è stato coltivare qualche verdura giapponese per magari aiutarla a sentire meno la mancanza di casa. E quindi nel piccolissimo orticello che avevamo a disposizione ho cominciato a coltivare qualcosina, e è qui che cominciano i problemi. Allora, il primo errore da non fare, secondo me, è quello di voler partire a fare delle cose troppo difficili, degli ortaggi troppo difficili, soprattutto se non si ha una grossa esperienza in agricoltura o comunque anche nell'orto di casa. Mi spiego, io il primo ortaggio giapponese che ho provato a coltivare nell'orticello di casa è stato il daikon. Il daikon in sé per sé non è troppo difficile come coltivazione, ci mancherebbe, però richiede un certo terreno, cioè il terreno deve essere bello sciolto, una concimazione comunque bilanciata, e non era certo la cosa più facile. Infatti il primo che ho raccolto, mi ricordo che abbiamo raccolto, mi ricordo che era venuto tra l'altro grandissimo, lunghissimo e anche abbastanza dritto. Ora se ho qualche foto d'archivio te la metto. Però poi dopo quelli dopo, cioè, non sono venuti tutti storti, oppure proprio non venivano perché non era quello con cui partire. Oppure se te vuoi partire, che so, con lo sciso, capisco benissimo la voglia, anche quello è semplice comunque come coltivazione. Il problema è la germinazione con lo sciso. Conosco delle persone, anche professionisti, che non riescono a far germinare lo sciso. Ci sono una serie, cioè, anch'io lo faccio da anni, però il mio tasso di germinazione è molto basso rispetto al tasso di germinazione che ho con gli altri ortaggi, quindi anche quello eviterei di cominciare con lo sciso o con il daikon. Non che siano cose impossibili, ripeto, è fattibilissimo, però secondo me sarebbe meglio partire con una Mizuna, per esempio, che è molto facile, ti dà molta soddisfazione e tra l'altro la puoi raccogliere più volte, se non raccogli tutto il cespo, se raccogli foglia per foglia. Oppure il prezzemolo riccio, per esempio, che è molto usato in Giappone. Oppure un'altra verdura estiva che non è difficile da coltivare, anzi ha solo qualche problema all'inizio con gli afidi e poi con le cimici, ma l'ocra per esempio è abbastanza semplice da coltivare, non richiede nemmeno concimazioni eccessive e poi dopo è abbastanza autonoma. Quindi queste sono 3 con cui ti consiglierei di cominciare. Il secondo errore invece è non considerare le differenze tra le stagioni italiane e quelle giapponesi. Per esempio, la cosa totalmente diversa è il livello di precipitazioni, la pioggia. Quando qui piove laggiù è asciutto, quando qui è asciutto laggiù piove, più o meno, poi dipende da dove sei. In particolar modo all'inizio dell'estate, maggio, giugno, laggiù anche luglio, anche laggiù piove sempre, è la stagione delle piogge, la Tsuyu. Qui non piove mai in Toscana, ma un po' nel resto d'Italia anche. Quindi quella è una cosa fondamentale da tenere in considerazione, perché qui se non piove dobbiamo dare molta più acqua noi a degli ortaggi che invece sono abituati ad avere tante piogge, è un po' nel DNA anche dei semi, no? E invece quando qui piove tanto e invece sono ortaggi abituati a stare più all'asciutto, dobbiamo considerare magari delle protezioni, serrette o comunque coperture, anche dei mini tunnel, però sono cose da tenere a mente. E un'altra cosa è il livello di umidità. In Giappone è umidissimo, molto più umido di qui, quindi c'è da fare attenzione a questo parametro. Il terzo errore è sicuramente comprare semi da dei rivenditori non affidabili. Spesso su internet, siti magari, i famosissimi siti su cui si compra di tutto, spesso vengono venduti dei semi che non corrispondono magari nemmeno all'ortaggio,
e se corrispondono all'ortaggio che noi vogliamo magari o non germinano o comunque hanno altri problemi. Una volta che poi si trova un rivenditore affidabile, facciamo delle prove, cioè se vogliamo coltivare il cavolo cinese, Haksai, cioè non compriamo soltanto un seme, compriamone 2 o 3 anche da più rivenditori, facciamo delle prove e poi scegliamo quello che ci piace di più, quello che ci pare più affidabile, comunque più vicino all'originale. Anche quello, secondo me, provare varie sementi dello stesso ortaggio è molto importante. Quarto errore, però questo vale soltanto se vuoi coltivare gli ortaggi non per te nell'orto, per te e la tua famiglia, ma se li vuoi coltivare per venderli, ok? Con l'azienda agricola che hai già o che vuoi aprire. Attenzione, cerca di capire prima di cominciare se ci potrebbe essere interesse in questo tipo di ortaggi. Non che prima cominci a coltivarli e poi però nessuno li vuole perché nessuno li conosce o per altri motivi. Quindi valuta bene, fai delle ricerche, cerca di capire se ci potrebbe essere interesse per quelle cose che vuoi coltivare te. Su questo tema, se vuoi, ci potrei anche fare un video. Se ti interessa, fammi sapere, scrivimelo nei commenti e vediamo se ti faccio un video più specifico a riguardo. Ultimo errore, non ultimo per importanza assolutamente, è valutare bene la differenza del terreno, della terra, di come è composta fra quelli giapponesi e quelli italiani, perché i terreni giapponesi, se ti sarà capitato di vedere anche dei video di agricoltori in Giappone, lo vedrai, spesso sono molto sabbiosi, molto leggeri e adatti a quello che coltivano loro laggiù. Qua giù spesso abbiamo dei terreni magari anche un po' argillosi, per esempio il mio è anche abbastanza pesante, non è argilloso ma non è sciolto come quelli giapponesi, quindi questo è importantissimo. E poi non solo se è sciolto o se è duro, anche il tipo di nutrienti che poi gli ortaggi andranno a trovare. Certo, un po' si può correggere, però se sono totalmente diversi bisogna almeno saperlo e poi di conseguenza puoi sistemarlo un pochettino, però l'importante è saperlo. Cioè se c'è un terreno super argilloso e vuoi fare il daikon, forse è meglio se lo fai in un orto a cassone per esempio, o in un vaso bello alto perché il daikon è lungo, o magari nel caso specifico del daikon, ritorno al daikon, potresti valutare altre varietà. Invece che quelle super lunghe ci sono anche dei daikon che sono un po' più corti, un po' cicciottelli, cioè anche pensare a questo tipo di cose. Quindi adesso che ti ho detto questi 5 errori che io ho fatto, il mio consiglio è: comincia piano piano, parti dagli ortaggi quelli più facili, impara a coltivare bene quelli e magari anche a preservarli in qualche maniera, a farli durare di più, a seconda di cos'è. Chiaramente se sono ortaggi a foglia è difficile preservarli, però impara a fare bene quelli e poi piano piano magari ogni stagione ne aggiungi 1 o 2 nuovi un pochettino più difficili, però in maniera più consapevole, e soprattutto non ti sei scoraggiato fallendo miseramente con ortaggi troppo difficili per cominciare. Poi se ci fosse qualche ortaggio in particolare che ti piacerebbe vedere nei video o altri consigli di questo tipo, fammelo sapere nei commenti e grazie per aver visto il video fino alla fine. Alla prossima, Matane! Sì, lo so che ti ho già salutato, ma mi sono ricordato che ti volevo far vedere questo sciso che ho messo in serra per la stagione autunnale. Lo so che è presto, però quello fuori sta accusando il caldo, quindi proviamo a vedere se riusciamo a avere un po' di sciso anche ottobre, novembre qui nella serra, anche se il profumo non sarà il solito, però e qui accanto c'è il prezzemolo riccio di cui abbiamo parlato anche prima, sotto i pomodori. Ciao di nuovo!